tutti ragazzi! Oggi faremo un viaggio speciale nel mondo delle piante. La maestra Antonella vi porterà all'interno di una fogliolina e insieme scopriremo come avviene la fotosintesi. Le piante, che noi tutti incontriamo quotidianamente, sono un mondo affascinante e ricco di sorprese. Siete pronti? Partiamo per questo viaggio straordinario. La scienza che studia le piante è la botanica. I botanici hanno finora individuato circa 391.000 specie differenti di piante. Nonostante le diversità, tutte le piante hanno però la stessa struttura. Andiamo a vedere. Se osserviamo un albero, vediamo che a partire dal basso esso è fissato al terreno dalle radici. Le radici assorbono appunto dal terreno le sostanze di cui si nutre la pianta. Salendo verso l'alto, incontriamo il tronco. Il tronco sostiene la pianta, contiene anche dei tubicini attraverso cui passano le sostanze di cui la pianta si nutre. Salendo ancora verso l'alto, vediamo i rami. I rami sostengono le foglie. Le foglie servono per la respirazione della pianta e trasformano le sostanze assorbite in nutrimento. Andiamo adesso a vedere come si nutrono le piante. Le piante sono capaci di produrre da sole il cibo di cui si nutrono e per farlo usano un processo che si chiama fotosintesi clorofilliana. Le radici assorbono dal terreno acqua e sali minerali. Insieme questi formano la linfa grezza. La linfa grezza sale dalle radici alle foglie attraverso dei tubicini che si trovano all'interno del fusto. Nelle foglie avviene la fotosintesi clorofilliana, che trasforma la linfa grezza in linfa elaborata. La linfa elaborata è ricca degli zuccheri che servono alla pianta per nutrirsi. Durante questo processo, le foglie assorbono anidride carbonica dall'aria e liberano ossigeno. Perché accada la fotosintesi è necessaria l'energia della luce del sole, che viene catturata dalla clorofilla. La clorofilla è la sostanza verde contenuta nelle foglie. La linfa elaborata scende dalle foglie e porta gli zuccheri a tutte le parti della pianta, sempre passando dai tubicini nel fusto. Andiamo a scoprire come respirano e traspirano le piante. Le piante, come tutti gli esseri viventi, respirano. Per respirare le piante usano le foglie, che sono dei veri e propri laboratori. Di giorno, con la luce del sole, nelle foglie avviene la fotosintesi clorofilliana. Durante la fotosintesi, le foglie assorbono dall'aria anidride carbonica ed emettono ossigeno. Per farlo, utilizzano gli stomi, che sono delle piccolissime aperture che si trovano nella pagina inferiore della foglia. Di notte avviene il processo inverso. Le foglie assorbono ossigeno ed emettono anidride carbonica. Durante questi scambi, le piante emettono una quantità di ossigeno maggiore di quella che consumano. L'ossigeno è il gas che ci permette di vivere. Senza l'ossigeno non ci sarebbe vita sulla Terra. Oltre a respirare, le piante traspirano, cioè eliminano sotto forma di vapore acqueo l'acqua che non consumano. In altre parole, anche le piante sudano. Anche fra gli obiettivi dell'Agenda 2030 viene ribadita l'importanza di difendere gli alberi, in quanto essi sono importantissimi per tutti gli esseri viventi. Trattengono il terreno evitando frane e smottamenti, producono ossigeno, forniscono legname, migliorano la qualità dell'aria, danno fresco e ombra quando fa caldo, danno cibo e riparo agli animali e rendono più belle le nostre città.
È importante riflettere sul fatto che tutti siamo parte del cambiamento per un domani migliore. Tutti ne siamo responsabili e sono le nostre azioni che influenzeranno il futuro dei nostri figli e delle prossime generazioni. Stili di vita corretti e azioni individuali fanno la differenza. Cerchiamo di non dimenticarlo.